Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia e sono la persona che ti insegnerà ad utilizzare il Value Investing per investire i tuoi soldi con successo. Oggi ti voglio parlare degli asset principali finanziari in cui possiamo investire i nostri soldi. Questi sono le obbligazioni, gli asset che sono considerati le commodities e infine le azioni. Perché ho scelto questi tre asset? Perché sono degli asset che hanno alle loro spalle delle entità che sono valorizzabili, quindi ci permettono di fare degli investimenti e non delle speculazioni. La prima categoria di cui ti voglio parlare sono le obbligazioni. Le obbligazioni che cosa sono? Le obbligazioni, consideriamo le obbligazioni statali, sono praticamente, costituiscono l'acquisto di debito pubblico, cioè le obbligazioni permettono a chi le acquista di prestare con un determinato interesse dei soldi, dei capitali allo Stato. Ok, queste sono appunto le obbligazioni pubbliche. Le obbligazioni pubbliche hanno che vantaggi hanno? Hanno il vantaggio di essere sicure, sono dei beni considerati a basso rischio, in quanto in effetti la controparte, se la controparte è di valore, come potremmo pensare agli stati della Comunità Europea, all'America, a altri grandi stati che hanno delle valutazioni positive, no, alle loro spalle, sono degli investimenti tra i più sicuri. Il contro di questa sicurezza è però dato da un rendimento che è decisamente basso, nell'ordine al momento attuale massimo del 1,5% indicativamente. Quindi sono asset che vengono utilizzati dagli investitori per proteggere il proprio capitale, ma non per fare crescita. Quindi il lato positivo è che abbiamo una sicurezza e una tranquillità. Il lato negativo è che abbiamo appunto un rendimento decisamente scarso che ci protegge, forse, dico forse specialmente in questo momento, ci protegge forse dall'inflazione, ma storicamente questo è quanto è accaduto, cioè le obbligazioni proteggono dall'inflazione nel lungo periodo. Hanno una capacità, una liquidità decisamente buona, quindi permettono di essere acquistate e vendute in tranquillità con un mercato che è sempre abbastanza sostenuto. Altra categoria delle obbligazioni, ma non voglio considerarle se non accennarle, sono le obbligazioni corporate, cioè sono parti di debito di aziende. Questo è sono degli asset che hanno tutti i rischi delle azioni, un po' di meno nella realtà, non hanno nessun vantaggio delle azioni rispetto all'azienda che li propone e hanno lo svantaggio molto spesso che non producono, hanno dei rischi piuttosto elevati e non producono comunque dei rendimenti interessanti. Sono degli asset molto spesso destinati a professionisti nell'ambito della finanza che gestiscono dei fondi con appunto delle obbligazioni corporate. Vediamo ora la seconda categoria di asset finanziari, che sono le commodities. Le commodities non sono altre che materie prime, sostanzialmente nella maggioranza dei casi, di cui la parte del re è data dall'oro. Poi ci sono argento, il rame, il platino, quindi tutti i metalli preziosi e industriali, nonché anche per esempio il petrolio, il grano, eccetera, eccetera. Adesso parleremo soprattutto dell'oro. Perché parlo dell'oro? Perché in effetti l'oro fisico è un bene rifugio per eccellenza. Perché? Perché l'oro mantiene il suo valore nel tempo.
Questo vuol dire che nel caso in cui ci troviamo in una situazione in cui lo Stato ha un default, oppure situazione più realistica e più probabile in cui abbiamo una situazione di iperinflazione, come poteva essere quella degli anni 70 in Italia e nel mondo, in questo caso l'oro ci protegge perché in effetti il valore, diciamo che con un grammo di oro nell'arco dell'umanità avremmo potuto e possiamo comprare la stessa quantità dello stesso bene. Ecco, questo per dirla in breve. Qual è quindi il vantaggio? Il vantaggio è che è un bene rifugio, che ha anche questo una buona liquidità, cioè si può comprare e vendere abbastanza velocemente, ed è una protezione per l'inflazione nel lungo termine. Il contro è che l'oro ha comunque una volatilità, una certa volatilità, quindi nel breve periodo può oscillare anche abbastanza vistosamente. Però noi lo pensiamo sempre come investimento nel lungo periodo. Ha delle difficoltà di stoccaggio perché l'oro, se tu lo compri oro fisico dalla banca, o lo tieni in una cassetta di sicurezza della banca che ha tra l'altro dei costi che bisogna mettere nel conteggio, oppure lo si compra da banche che vendono appunto metalli preziosi e che li detengono nei loro vault, quindi nelle loro casseforti. Per te ovviamente gestiscono il mercato di acquisti e vendite, ma l'oro di fatto non ce l'hai tu, ma c'è la banca che te lo vende. Quindi, altro aspetto negativo, che non permette la crescita del proprio capitale, diciamo è un appunto bene di sicurezza che ti permette di prevenire i downsize, quindi gli aspetti negativi. Il terzo asset di cui ti voglio parlare oggi sono le azioni. Le azioni che cosa sono? Le azioni sono una particella della proprietà di un'azienda. Quindi possedendo un'azione è come se tu possedessi, e di fatto è così, possiedi con tutti i diritti e i doveri una parte dell'azienda che quell'azione rappresenta. Ecco, qui quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che l'acquisto di azioni ti permette in effetti di crescere e di far crescere il tuo capitale, quindi ti permette una crescita. Il rischio nell'acquisto delle azioni è contenuto se sai quello che stai facendo, quindi se investi per esempio con il value investing, possiamo dire che il rischio di comprare azioni è molto ma molto contenuto. Tra le azioni dobbiamo anche mettere, perché sono molto correlati, gli ETF, cioè gli Exchange Traded Fund o fondi indicizzati, azionari, che contengono questi fondi tutte le azioni che sono contenute in un determinato indice di borsa. Quindi indirettamente comprando un fondo indicizzato acquisto le azioni di cui il fondo è composto. Ed è una modalità, direi la seconda scelta, se non puoi investire in azione o non vuoi investire in azione, la seconda scelta è di investire in ETF. Ritorniamo alle azioni, quindi i pro li abbiamo visti, il contro delle azioni è che per acquistarle, per fare effettivamente degli investimenti e non delle speculazioni, bisogna avere conoscenza di un metodo per poterlo acquistare, per poter fare questi acquisti al momento corretto. Quindi devi acquisire delle skills, ok? Quello che lo sai benissimo che propongo io è il value investing, perché secondo me è il miglior modo di investire in azioni che ci sia disponibile, soprattutto per noi piccoli investitori.
e richiede anche dell'impegno personale. Ovviamente ogni cosa che ha valore richiede un certo impegno perché nulla è gratis nella vita. Per ultimo ti voglio presentare un grafico che ritengo veramente molto interessante e che praticamente dal 1925 fino al 2021 fa vedere come $1 investito in un asset appunto nel 1925 a quanto vale al giorno d'oggi al netto dell'inflazione, cioè è stata cancellata, è stata annullata l'effetto dell'inflazione, vediamo esattamente quanto valore hanno acquisito. E quindi vedete chiaramente che un dollaro comprato in azioni nel 1925 allo stesso valore del valore attuale vale $1.000, quindi è cresciuto di 1000 volte nell'arco di 96 anni. Vediamo poi che ci sono i bond, i T-bills. I T-bills sono delle obbligazioni americane a breve termine che partendo sempre dal dollaro, da $1 valgono $10, quindi sono 100 volte, hanno avuto un rendimento 100 volte inferiore rispetto alle azioni, e in questo caso parliamo delle azioni sono espresse nell'indice Standard & Poor's, ok, 500. Ma la cosa più interessante è il cash, che non ho considerato come asset di investimento perché non lo è, ma $1 nel 1925, se fosse stato mantenuto con cash all'interno di un portafoglio, nel 2021 avrebbe avuto un valore inferiore ai 50 centesimi, quindi ha perso abbondantemente valore. Ecco, e con questo io ti saluto e ti faccio la domanda: con quali asset vuoi investire i tuoi soldi? Ti saluto e ci vediamo alla prossima occasione.